Ben ritrovati, buongiorno a tutti qui da Radio Rossonera, mattino Milan di lunedì 13 di febbraio e quindi siamo alla vigilia di Milan-Tottenham. Il Milan torna in Champions League domani, ottavi di finale, gara d'andata a San Siro contro i londinesi di Conte. Tra poco andremo a vedere le probabili formazioni di entrambe le squadre. Prima, Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Finalmente un weekend un po' più tranquillo, Henry, dopo la vittoria di venerdì, niente drammi apocalittici a prima inizio settimana, abbiamo interrotto l'emorragia di sconfitte. Finalmente cambiamo competizione però adesso, si cambia ancora, si cambia andando ad affrontare il Tottenham che invece nel weekend ha perso. Eh sì, il Tottenham che è un pochino in difficoltà nonostante il ritorno in panchina di Antonio Conte dopo il piccolo problema di salute che aveva avuto, quindi è tornato Conte in panchina, però in realtà il Tottenham non ha fatto un bel regalo a Conte per il suo ritorno, perché ha preso 4 gol da un Leicester che quest'anno sì, sta disputando una stagione discreta, normale, diciamo per una squadra di Premier League, nulla di stratosferico, ha qualche giocatore interessante, ma prendere 4 gol con quella facilità, contando anche che il Tottenham ne avrebbe potuti prendere di più, ne aveva preso un altro, annullato per un fuorigioco millimetrico. Insomma, non è stato un grande Tottenham in Premier, però comunque giocatori molto molto interessanti, sempre da tenere d'occhio, soprattutto in attacco. Dietro un pochino balla parecchio, i centrali, i vari Lenglet, Romero, Dyer non stanno rendendo al meglio, però davanti, se riescono a reggere difensivamente con Perisic sulla sinistra, Largo e Son e Kane davanti, insomma, il potenziale per Balli fare tu. male ce l'hanno, tanto, ecco. A proposito di come possono farti male, il calci da fermo, i calci piazzati, il gioco aereo, insomma, li hai nominati tu praticamente, tranne Son, sono tutti giocatori abili nel gioco aereo, quelli che hai nominato, ma ce ne sono anche altri. E quindi ti faccio vedere quella che è la probabile formazione secondo Gazzetta dello Sport, ma non ci sono grandissimi dubbi, eh. Qua c'è forse un ballottaggio, non di più. Forse il Milan riflette anche questo. Questa è la probabile. Tiro io il banner, se no non si vede Giroud. Eccolo qua. Tre difensori e Teo lanciato all'attacco. Quindi Kalulu, ciao, in mezzo alla difesa con Tomori. Forse proprio per questo motivo. E forse anche Sì. perché il buon Simon Kier è molto in difficoltà. L'abbiamo visto venerdì molto molto in difficoltà. Per il resto, Calabria, Benasser, Tonali e Teo Hernandez a centrocampo con Diaz e Leao dietro Olivier Giroud. Henry. Sì. E alla fine di quelli di cui dobbiamo parlare sono il difensore centrale, cioè Malik Chow, che è in ballottaggio con Kier, ma se lo vince perché lo vince, e il resto. Beh, allora c'è da dire una cosa, può essere croce e delizia la scelta di Ciao, perché? Mm. Perché a livello di centimetri forse è l'unico della nostra rosa che può contrastare Harry Kane, cioè l'unico che se la gioca. Abbiamo visto anche contro il Torino che palle aeree le ha prese tutte, cioè le ha prese veramente tutte lui. Ogni Mm. contrasto aereo l'ha praticamente vinto. E questa è la delizia, perché sicuramente era tanto tempo che non eravamo abituati ad avere un difensore centrale così alto, così presente dal punto di vista del gioco aereo. La croce rischia di essere ovviamente l'inesperienza, perché giochi contro uno dei forse 3-4 migliori attaccanti al mondo e quindi il rischio come dire, di pagare dazio questa cosa c'è sempre. Però io sono fiducioso, l'ho visto bene contro il Torino. È ovvio che il Tottenham, quando inizia a far girare bene quei 2 o 3 là davanti, cioè, è veramente difficile da contenere, però questa credo che sia l'opzione migliore per provarci, perlomeno. C'è il rientro di Tomori che contro le inglesi in Champions League è sempre un po' un dramma, speriamo possa sfatare questo tabù, perché sia quest'anno col Chelsea che l'anno scorso col Liverpool
forse le sue peggiori partite da quando è al Milan, però ecco, l'importante è recuperarlo, così come è importante recuperare Bennacer in mezzo. Ecco, parliamo appunto dei nostri dubbi. C'è Ciao in mezzo, che non lo ha mai fatto da noi. Ha giocato a 4, ha giocato a 3, da braccetto. Qui dovrebbe comandare in parte la difesa, quindi essere lui il centrale in mezzo che chiama la linea a salire, che copre nel caso le spalle di Tomori e Kalulu. Ci sono altri due dubbi, i rientri di Tomori e Bennacer, che sono fuori da una ventina di giorni e rientrano senza rodaggio, quindi è ovvio che sono stati dei problemi non così super impattanti, cioè non è che sono stati fuori anni e anni, sono stati fuori 20 giorni, però sono alla prima di rientro. Terzo dubbio, Henry, i due esterni di centrocampo, che in realtà sono due terzini. Il rischio è che adesso vediamo che quella del Tottenham, se non sei bravo a mantenere le giuste distanze, ti rischi di ritrovare a 5 e fare un po' la fine di quello che è successo nel derby. Sì, poi dipende sempre tutto e tanto dall'atteggiamento. A me il Milan con la difesa 3 con Salmacher non è dispiaciuta per un semplice motivo. Era semplicemente un assetto un pochino più guardingo, un pochino più ruotato, no? Un pochino più asimmetrico di quello che abbiamo sempre visto, perché se ci immaginiamo la catena difensiva, Kalulu, Ciao, Tomori, Hernandez, è la difesa a 4, sì, con Ciao al posto di Chiero, Gabbia, però l'abbiamo già vista in passato, no? È semplicemente un assetto un pochino più protettivo, diciamo, se questo termine si può utilizzare, della difesa del Milan. Ecco, Salmacher non mi è dispiaciuto in quella posizione di campo, posto che anche la partita contro il Torino è stata una partita un po' strana, no? Perché nel primo tempo il Milan non ha quasi per nulla giocato, se non con un paio di ripartenze in cui era in superiorità numerica, non l'ha sfruttata e il Torino meritava forse anche il vantaggio. Nel secondo tempo, da quel lampo di Olivier Giroud, il Milan si è un pochino svegliato ed è tornato a combinare qualcosina, però non è che sia stato un Milan formidabile, ecco, contro il Torino. E adesso c'è il Tottenham, quindi bisogna stare attenti. Questo è l'attacco, questa è, diciamo, la probabile Questo è il Tottenham, sì. del Tottenham. Bisogna sfruttare i mismatch, passatemi il termine, dietro, perché ce ne sono, non tanto dal punto di vista fisico, che insomma Dyer, Romero e Lenglet, come dicevo prima, fisicamente si fanno valere, quanto dal punto di vista tecnico. Cioè sono dei giocatori che sono in estrema difficoltà e si è visto anche nell'ultima partita contro l'Leicester. Lenglet e Romero hanno fatto tanta fatica a contenere Barnes e Iheanacho, insomma giocatori rapidi e veloci, e qui dovrebbero entrare in gioco i nostri esterni, soprattutto quello col numero 17, che quando decide di tornare a giocare per il Milan ci fa anche un bel favore. Vedete Skip a centrocampo, chiudo, vedete Skip a centrocampo perché Rodrigo Bentancur, che ha segnato poi è stato annullato l'unico gol no, forse non è stato annullato, che ha segnato nell'ultima partita, ha finito la stagione per il Tottenham e quindi giocherà il giovane Skip. A proposito di questo, Henry, da noi invece giocherà Diaz, anche se c'è un ballottaggio aperto ancora con Salmacher. Tra l'altro questa mattina andrà a Milanello, quindi avremo le immagini esclusive dell'allenamento già direttamente nelle prossime trasmissioni per farvele un po' vedere e capire anche un po' l'umore del gruppo. Poi c'è la conferenza stampa dopo pranzo, quindi ritroveremo tutto dal talk in poi, soprattutto le dichiarazioni, ovviamente essendo alle 2:30 le ritroviamo dalle 16 in poi. Chiudo io con il Tottenham, Harry. Mi aspetto una partita di Conte alla Conte in trasferta, cioè un po' coperto, non ti viene a prendere troppo, lascia un po' Kane da solo a battagliare e poi fa salire il resto della squadra
visto che sono Kulusevski e Son, cercando di utilizzare anche un po' il campo aperto. Vediamo. Per me non vorrà troppo avere la palla tra i piedi, poi magari mi sbaglio e fa una partita di costruzione. Il punto è che se noi non vogliamo la palla tra i piedi, non la vogliono neanche loro, rischia A di essere una partita brutta, B di essere anche abbastanza imprevedibile, e poi la qualità fa la differenza. E con tutto il rispetto per i nostri, che sono giocatori validissimi, Brahim, Leao e Giroud, il tridente del Tottenham è forse leggermente più forte, e quindi poi se diventa così, se diventa una sorta di incontro di box dove vabbè fanno i miei tre là davanti, vabbè poi fanno i tuoi tre, poi fanno i miei tre, forse rischiano di portarla a casa loro. Per me il Milan deve prepararla bene questa partita. Chiudiamo un paio di minuti su un altro argomento. Prima di tutto non c'è Maignan, lo sappiamo, torna forse per il ritorno, si spera, ma senza dare date. Avete trovato nel weekend lo speciale fatto con il dottor Marco Marano, che racconta un po' tutto quello che è successo a Mike ed anche delle cause che possono essere accadute nel frattempo. Ipotizzava una ricaduta che poi Maldini stesso in parte ha, diciamo così, confermato nelle parole di venerdì. Quindi insomma la ritrovate, è uscita ieri lo speciale di Marco Marano, che ci dice anche come e quando torna Mike, soprattutto perché, essendo questo un periodo di riabilitazione già più avanzato rispetto al classico, potrebbe, diciamo così, mettere già nelle gambe del lavoro ora, essendo una fase di riabilitazione, chiamiamola così, leggera, tale da avere già un po' di lavoro nelle gambe e non aspettare, una volta guarito, 20 giorni, 25, ma avere già del lavoro nelle gambe. Quindi ve lo racconta meglio il doc Marco Marano, lo trovate qua. Sì, ma aggiungo che oggi questo speciale col dottor Marano, per chi non riuscisse a seguirlo in video, è possibile anche ascoltarlo in podcast da oggi pomeriggio su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e tutte le piattaforme. Effettivamente non abbiamo detto che i due portieri della nazionale francese, ovvero Lloris e Maignan, questa partita, anzi forse questo incontro, cioè questo doppio incontro, vediamo Maignan per il ritorno, ma rischiano di non giocarlo perché nel Tottenham c'è Forster, Lloris ha le prese con dei problemi, e quindi anche altra assenza. Ecco, diciamo che il Tottenham, c'è da dire questo, non è messo benissimo a livello di disponibili e giocatori che insomma ha perso nel corso della stagione. Chiudiamo con lo stadio e con la mia salute che se ne va. Nerazzurri decisi avanti su Milano, il club. Redbird cosa vuol fare? Ma che se sono riscambiati i ruoli? Ci siamo scambiati le situazioni. Zang perplesso dopo l'apertura di Scarone in uno stadio tutto rossonero, avrebbe chiesto un incontro con Cardinale, che è a Milano, senza avere mai risposta, ma i campioni d'Italia smentiscono. A proposito di questo, dal Meazza ai Nuovi Paletti il comune resta in attesa. Questo perché è aggiornamento. Il comune ha dato quello che doveva fare, più o meno l'ha fatto, e in questo momento è in attesa di una nota ufficiale scritta da parte del Ministero dei Beni Culturali per togliere oppure mettere il vincolo. Il Ministero deve dire sì, abbiamo intenzione di lavorare per metterlo, oppure no, non è mettibile, andate avanti. Però il comune lo vuole avere nero su bianco una volta per tutte. Giustamente anche. Mi sembra balletto. Harry, siamo arrivati in chiusura. Noi ci ridiamo all'appuntamento tra pochi minuti con Chiama Milan, qui sull'altra piattaforma. Poi ovviamente c'è il lunch alle 13 e il talk delle 16. Filo rossonero direttamente da Milanello oggi con Bea e Carlo alle 19. Poi chiudiamo 19:10, stanze di bottoni, per come è stato affrontato il Torino, ma soprattutto come verrà affrontato il Tottenham. Henry, grazie.
Grazie a te, ciao a tutti, mi raccomando lasciate like, scriveteci sotto nei commenti la vostra formazione anti-Tottenham, cosa ne pensate di questo incontro, se riusciremo a passare il turno, insomma scrivete e riempite i commenti che io li leggo, ve lo dico, io li leggo. Sì. Quindi, Io no, ma Harry sì. io li leggo e mi faccio anche 2 risate, quindi scriveteci la vostra sotto nei commenti. Ciao. Ciao a tutti.